tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Laura e oggi, dopo un piccolo sondaggio fatto qui su YouTube, vi mostro come utilizzare del filo di spago con la tecnica del macramè. È un tutorial per principianti e quindi non ci resta che iniziare. Per realizzare il nostro supporto utilizzeremo 6 corde da 2,40 m l'una, un anello in questo caso di legno, ma va benissimo anche quello per le tende di metallo, e 2 corde da 70 cm. Questo è dello spago che ho precedentemente bagnato perché in origine è così, ma rimane un pochettino troppo rigido, quindi per questo tipo di lavorazione, per renderlo un po' più morbido, io vi consiglio di utilizzarlo un pochettino bagnato. La prima cosa che faccio è quella di inserire le 6 corde da 2,40 m all'interno del mio anello ed eccole tutte qui inserite. Adesso vado a prendere il filo più corto, uno dei fili più corti da 70 cm. Prendo il filo, faccio una piccolissima asola che posiziono verso il basso in questo modo, quindi un filo va verso l'altro e l'asola va verso il basso, e inizio a bloccare i fili in questo modo girando tutto intorno. Arrivati quasi alla fine del filo, inserisco il filo all'interno dell'asola e vado a tirare questa estremità in modo tale da bloccare il lavoro. Vado ora a tagliare il filo in più. Posso quindi iniziare la mia lavorazione. Divido i miei fili in gruppi di 4. Inizio a lavorare i primi 4, lascerò al centro 2 fili e lavorerò con i fili esterni. Vado a piegare questo filo creando una sorta di, chiamiamola L, okay. Prendo il filo di sinistra, lo passo sopra, vedete che qua è davanti, lo porto verso il dietro e lo recupero attraverso questa fessura. Piano piano estraggo il filo e tiro. Lo porto in alto, faccio la stessa cosa, ma in questo caso faccio partire prima il lato di sinistra, quindi lo piego, creo la mia L, prendo il filo di destra e lo porto davanti, lo porto dietro e lo recupero attraverso la fessura e tiro. Ed ecco qui, creato il mio primo nodo. Rifaccio da destra, posiziono il filo in avanti, lo porto dietro e lo faccio uscire dal foro. Di nuovo sinistra, filo in avanti, porto dietro e lo faccio uscire. Cambiare l'inquadratura in modo tale che capiate bene questo passaggio, perché in realtà il tutorial finirebbe qui. Quindi questi 2 fili centrali stanno fermi e sono quelli che prendono, diciamo, il nostro nodo. Inizio con filo destro, lo vado a piegare in questo modo, il filo di sinistra deve stare avanti, ok, ora lo porto indietro e lo faccio uscire da questo spazio, da questo foro, e ora posso piano piano tirare su e chiudere. Avete visto che sono partita con il filo di destra, quindi adesso dovrò ripartire con il filo di sinistra. In questo modo lo vado a portare dietro e non mi resta altro che tirare. Ed ecco qui, come vedete ho terminato. In basso
ho fatto lo stesso nodo ma mantenendo, come vedete, una distanza più o meno di un palmo, e l'ho fatto anche per gli altri. Ora non mi resta che unirli. Per unirli adesso vi mostro come fare. Vado a fare sempre lo stesso nodo, ma andrò a prendere questi fili in modo tale da unirli, quindi prenderò 4 da qui, questi 4 li prenderò insieme e questi 2 insieme a questi 2 che ho messo dietro andrò poi a unirli insieme. Ok, quindi li vado ad unire sempre con lo stesso tipo di nodo. Ok, vedete come prima. Ok, quindi adesso unisco questi qui, sempre nel centro avrò appunto dei fili fermi e lavorerò sempre con quello di destra e con quello di sinistra. Cercate di mantenere più o meno la stessa altezza fra i nodi. E la stessa cosa la faccio per questi 4 che ho posizionato sul retro. Ed ecco qui, adesso non mi resta che rifare questa tipologia di lavoro con il filo da 70 cm e lo faccio qua sotto, ed eccolo qui. E ora non mi resta che provarlo. Ed eccolo qui, come vedete io ho inserito un vasetto di vetro con una piantina in idrocoltura. Vado a tagliare i fili in più sotto, se volete potete farli della stessa lunghezza oppure no, e oltre al classico vasetto di vetro si possono inserire delle ciotole o anche dei piattini o delle basi in legno. Volendo poi potete anche fissarlo sotto se volete essere più sicuri. Una volta che avete imparato questo tipo di tecnica, quindi questa tipologia di nodo, si può benissimo realizzare anche questo. Io per questo non ho usato lo spago ma un filo di cotone proprio per macramè, e questo è il risultato. E ho anche inserito delle perle in legno. Se volete un tutorial anche per questo tipo di lavorazione, lasciatemi un commento qui sotto. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!